Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio 2022. Sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami cancro, tendenze e ne abbiamo l'imperatore. Amici del cancro, si parla di stabilità in questo periodo. Si parla di quello che è la vostra sicurezza. Magari è una stabilità di coppia, magari è un sentirsi al sicuro o perché no, per qualcuno si potrebbe trattare di una casa, mm? Perché il numero 4 è comunque collegato a quello che è una stabilità abitativa, diciamo così. L'imperatore fa anche riferimento alle regole, alle leggi, a quelle che sono le strutture, le rigidità che uno si impone per riuscire a perseguire i propri obiettivi. Allora, iniziamo con la carta della morte al contrario. Quindi qui si parla di qualche tipo di cambio che probabilmente siete portati a fare, dovete fare. Difatti anche qui si continua con un 10 di spade e parla proprio di quello che è un lasciarsi indietro, qualche tipo di pensiero, qualche tipo di preoccupazione, di dolore anche, perché il 10 di spade racchiude in sé quello che è un dolore e parla della chiusura di un ciclo, così anche come la morte. Però diciamo che la morte è la fase un po' prima, mentre il 10 di spade è la fase successiva. Quindi se prima c'era questa difficoltà a trasformarsi, a cambiare, a lasciarsi indietro qualche cosa, con il 10 di spade si riesce a chiudere questo ciclo. E difatti poi continuiamo con un asso di bastoni e l'asso di bastoni parla di nuovi inizi, parla di qualche tipo di azione che si vuole fare, che si ha intenzione di fare anche, proprio per, diciamo così, muoversi da questo periodo di cui mi parlano la morte e il 10 di spade. Andiamo a vedere che altro ci dicono. Allora, abbiamo le stelle o la stella. Quindi per certi versi si tratta proprio di quello che è il lavorare sulla propria intuizione, ok? La stella parla di sogni, parla di desideri, ma certe volte parla anche di speranza. Quindi probabilmente, guardate, il 10 di spade, personalmente penso che sia l'arcano minore della morte. Quindi c'è proprio questa sorta di energia di destrutturazione di qualche tipo di magari stabilità, o magari anche un qualche tipo di equilibrio al fine di trovarne una nuova, però sento che con questa stella c'è, poca speranza, c'è poca perché la stella parla di sogni e qui è come se sì, avete voglia di iniziare qualche cosa di nuovo, ma diciamo che ancora non avete ben delineato quale potrebbe essere l'obiettivo da perseguire. C'è voglia di uscire, ma probabilmente bisogna ancora un attimino cercare di fare mente locale. Infatti poi proseguiamo con un 5 di spade che parla normalmente di quello che è una confusione mentale, ok? Parla di conflitti interiori. Andiamo avanti poi con un 8 di spade, un 4 di bastoni e un altro 4 di spade. Quindi qui c'è tanto logorio mentale, tanti sensi di colpa con questo 8 di spade per probabilmente quello che è successo qui con questa morte e questo 10 di spade. La fine del periodo termina con un 4 di spade che parla di riprendere le energie, riprendere le forze. Qui abbiamo il 4 di bastoni. Anche l'imperatore è un 4 ed è come se alla fine del periodo, nonostante tutta questa fase di nuvole, se vogliamo, si raggiungerà quello che è una propria stabilità, una propria, se vogliamo, felicità.
anche di coppia, perché comunque è un 4 di bastoni. E il 4 di spade parla proprio di quello che è il ritirarsi da quello che è la vita, magari può anche essere di famiglia piuttosto che dalla vita sociale, per ricaricare le pile, per guarire, per comprendere determinate cose, ok? Andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa vi dicono. Spiegatemi la morte al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo un re di spade. Guardate, re di spade, di nuovo il 10 di spade e la sacerdotessa al contrario. Sì, in effetti sento che qualcuno è stato tradito in quello che poteva essere qualche gioco della mente. Scusate. Perché comunque il 10 di spade, ricordo che le spade hanno riferimento a quello che è tutta la sfera mentale, ok? E qui c'è qualcuno con questa sacerdotessa al contrario che non sta ascoltando il proprio istinto, non sta, ma in effetti anche la posizione della stella mi fa capire che comunque c'è un qualche tipo di intuizione, un qualche tipo di visione anche, perché la stella parla di visualizzare i desideri, parla di quello che è l'apertura del terzo occhio ed è un po' anche il senso di questa sacerdotessa. Lei è colei che canalizza i messaggi dall'alto e in questo caso, essendo al contrario, per certi versi sento che non state vedendo il senso di tutto quello che vi sta succedendo o vi è successo. Andiamo avanti con il 10 di spade per piacere, grazie. Allora, abbiamo, guardate un'altra volta la stella, il re di pentacoli, un 5 di bastoni e un asso di bastoni che avevate già qui. Sì, probabilmente questo re potrebbe rappresentare una persona, magari lo stesso imperatore che abbiamo qui. Molte volte, scusate, molte volte l'imperatore fa riferimento anche al padre, a un capo, a colui che detta le regole. Potrebbe anche essere la vostra parte yang, per capirci, la vostra parte di divino maschile, ok? Ehm, comunque quello che sento è che c'è qualcuno qui che ha questa chiusura a ciclo per quello che riguarda dei conflitti, dei conflitti che probabilmente si sono avuti. Io qui sento che c'è qualcuno che ha subito un tradimento, ha subito un torto, ha subito una delusione, ok? E probabilmente, cioè sento che sono dei conflitti legati a qualche tipo di obiettivo, di desiderio, di speranza. Andiamo a vedere l'asso di bastoni per piacere. La torre al contrario, poi abbiamo un 9 di coppe, un 10 di coppe e un 4 di pentacoli. Quindi qui qualcuno vorrebbe un'unione, vorrebbe concretizzare, diciamo così, quest'unione, questa famiglia, questa coppia. Abbiamo la torre al contrario, di nuovo, qui c'è anche la morte, c'è qualche cosa che bisogna destrutturare, qualche tipo di certezza o di sicurezza che dovete rielaborare, ok? Perché comunque avete anche un 4 di pentacoli. Il 4 di pentacoli parla di attaccamento alle cose materiali. Mm? C'è qualcuno qui che è troppo nella zona di comfort, mi verrebbe da dire. Troppo nel senso che arrivati ad un certo punto poi non si cresce più, non serve più rimanere in quella zona per l'evoluzione dell'anima, intendo. Andiamo a vedere la stella per piacere, grazie. Abbiamo la luna, 4 di coppe e 2 di bastoni. Quindi sì, mi esprime tutto quello che è il mettere a tacere il vostro mondo interno, ma lo vedevamo già qui con la sacerdotessa al contrario. È come se qualcuno, perché abbiamo la luna parla di subconscio, parla di tutto quello che noi nascondiamo. Sono comunque due carte notturne, quindi fa riferimento anche ai sogni e molte volte la luna potrebbe parlare di quelle che sono le proiezioni che si fanno, ok?
Sento che qui qualcuno avrebbe voluto una mano da parte di magari questo re di denari o questo re di spade e questo aiuto, questa mano non è arrivato. Andiamo a vedere il 5 di spade per piacere, grazie. Un 2 di coppe al contrario e un 5 di spade, un altro 5, qui avevamo già il 5 di bastoni. Quindi probabilmente ci si potrebbe parlare, anche questo è il 5 di spade, potrebbe essere proprio qualche forte conflitto di coppie, ok? Perché comunque abbiamo un 2 di coppe al contrario. Magari c'è qualcuno che vorrebbe fare un passo avanti all'interno della relazione, vorrebbe questo sogno compiuto perché qui abbiamo un 9 di coppe, vorrebbe realizzare questo incontro, quest'unione, però in questo momento sento che probabilmente non è ancora possibile. Andiamo a vedere l'8 di spade per piacere, grazie. 7 di spade al contrario e fante di bastoni. Quest'otto di spade parla di pensieri tossici, di gabbie mentali, di pensieri logoranti e guarda caso qua sotto ho un 7 di spade. C'è qualche tipo di bugia, qualche tipo di proiezione, perché vi ricordo che qui avevate anche la luna, quindi probabilmente c'è qualche verità che sta venendo alla luce. Se qui veniva un po', diciamo così, nascosta, nella seconda parte della stesa qualche tipo di verità viene alla luce. Abbiamo un fante di bastoni. Il fante di bastoni può rappresentare o un atteggiamento ehm, anche un po' immaturo, se vogliamo. Il fante è una di quelle persone giovani che mette entusiasmo proprio in qualsiasi tipo di cosa, senza rendersi troppo conto che quello che dice poi dovrà essere mantenuto. Quindi probabilmente ci sono state delle cose che sono state dette prese dall'entusiasmo del momento e che poi invece si sono, diciamo, rivelate così un po' campate in aria. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni, perché il 4 di bastoni è una bella carta, mi parla appunto di stabilità e vi ricordo che si iniziava con il 4 del imperatore. Abbiamo un 7 di pentacoli e di nuovo il 4 di spade al contrario. Allora, fondamentalmente qui è un po' come se le carte vi dicessero per riuscire a raggiungere questo 4 di bastoni, quindi quello che è l'unione felice, il rapporto felice, la casa, la vostra stabilità, bisogna aspettare di guarire, di fare tutto quel lavoro. Mi parlano di psicoterapia, quindi magari per qualcuno si parla di una di sessioni di coppia, insomma. Ehm, ed è la stessa carta, il 4 di spade, che vediamo a fine stesa, quindi diciamo che ci siete, ci state arrivando. Andiamo a vedere il 4 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un cavaliere di spade al contrario e il matto al contrario. Sì, dovete anche crederci, ok? Perché il matto al contrario mi dice che qualcuno non si fida tanto che questo lavoro, magari in terapia, possa aiutare quello che è la situazione o la relazione. Il padre, l'imperatore, quando ho detto all'inizio che potrebbe essere un padre, diciamo un genitore, uno dei vostri genitori, il più rigido, ok? Perché è un'energia, giustamente. Normalmente tende a raffigurare il padre come figura maschile, ma potrebbe anche riferirsi a una madre, magari con un polso molto duro, molto rigido, insomma. Ok, andiamo a vedere. Ok, gli angeli del cuore dicono esprimi il tuo amore. Vai avanti così e compi un gesto romantico. Qui si tratta di avere fiducia nella vita, come vi dice il matto. Si tratta di... Allora, l'energia dell'amore fondamentalmente è luce, ed è l'unica energia che ha questo potere di guarigione. Diciamo che tutto quello un po' che si basa sul Reiki è l'energia universale, quindi l'energia dell'amore.
e fondamentalmente ci sono anche le carte delle fatine, c'è una di quelle che dice: "Irradia tutto con la tua luce e vedi che l'amore penetra anche l'oscurità." Ed è un po' quel tipo di oscurità che sento qui con la morte e il 10 di spade, okay, ma, secondo me è perché state deludendo un po' le vostre aspettative, avevate un 7 di spade qui, quindi probabilmente qui c'è qualcuno che aveva delle idee in testa e che non sono andate poi così, ecco perché la perdita della speranza, mh? Però, sento che siete sulla strada giusta per arrivare a quello che è il vostro equilibrio, a quello che è la vostra stabilità, eh. Bisogna avere pazienza, mantenere un'attitudine positiva e dedicarsi a quello che è la cura della mente, la cura della psiche. Mi parlano di fiori anche, può essere che il giardinaggio possa aiutare. Okay, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fate, vediamo che cosa hanno da dirvi. Perseveranza, e qui c'è una fatina che disegna un mandala. Quindi qui si tratta di nuovo, come 7 di pentacoli, di aver pazienza fondamentalmente, di non mollare la presa, di mantenere un'attitudine positiva durante, il periodo, di continuare ad esprimere il vostro amore. In questo senso mi parlano di esprimerlo anche a voi stessi, non solo agli altri, cioè fate vedere che vi amate. Questo 8 di spade con tutti questi sensi di colpa, questo logorio mentale affiancato dal 5 di spade, sicuramente avete tanti dubbi in questo momento, vi fate tante domande, però ad un certo punto, riuscire a ritrovare quello che è la calma, okay, vi darà la possibilità di non scappare più da quello che sono le vostre paure e di affrontarle con questo 4 di spade. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.